Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e bentornati sul mio canale. Certe volte i giocatori di Minecraft si stufano di giocare in modo tradizionale, e perciò cercano nuove idee su che cosa fare. Nel mio caso, sin da quando ho comprato Minecraft, ho sempre voluto creare una nazione, infatti ho molti mondi dove ho creato nazioni. Oggi voglio proporre anche a voi questo progetto. Perciò non perdiamoci in parole e iniziamo. Le prime cose da decidere sono il nome e la forma di governo. Il nome potete deciderlo sia prima e sia dopo aver scelto il territorio, poiché questo può darvi consigli a riguardo. Per quanto riguarda la forma di governo potete cercare l'elenco completo su Wikipedia, ma le più famose sono repubblica, monarchia, dittatura totalitaria ideologica, dittatura militare e anarchia. In questo caso ho scelto di fare una monarchia. Ma se volete potrei farvi anche una guida per le repubbliche e altre forme di governo. Dopo che avete deciso le cose principali possiamo finalmente creare il mondo e iniziare a costruire. Spoiler, io userò la creativa. Se siete pigri come me cercherete sicuramente un villaggio. Cosa che ho deciso di fare. Il mio paese si chiamerà Pidivalia e sarà una monarchia costituzionale, motivo per cui il nome ufficiale sarà Regno di Pidivalia. Dunque il primo edificio che creerò sarà la mia residenza reale nella capitale, che ho deciso di chiamare Tauria. Se fate una monarchia costituzionale dovete costruire comunque un Parlamento, che io ho deciso di fare monocamerale, cioè costituito da una sola assemblea, che ho chiamato Senato Reale. Il Senato Reale sarà composto da 14 seggi, più quello del primo ministro e, nelle sedute più importanti, quello del re. Ora posso quindi proclamarmi re di Pidivalia, scegliendo il nome Vittorio I. Ho scelto questo nome in onore del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, infatti questo non è il mio vero nome, ma ho deciso di scegliere uno pseudonimo. Come cognome, o meglio, nome della mia casata, ho scelto Pedemontis. Avrete sicuramente già visto la bandiera, o meglio le bandiere, del mio regno. Infatti ho deciso di non fare solo la bandiera nazionale, ma di fare anche quella del re e quella di Stato. Tutte e tre ispirate ai simboli piemontesi. La bandiera nazionale raffigura quella piemontese senza il lambello. Quella del re è invece la stessa del Ducato di Savoia, e sarà utilizzata dagli edifici di proprietà della famiglia reale. Infine, la bandiera di Stato è la stessa della Repubblica di Alba. E verrà utilizzata esclusivamente dalle istituzioni e dagli edifici statali. Ricordatevi sempre che la bandiera è uno dei passi fondamentali per la creazione di una nazione. E questa deve essere talmente semplice da poter essere disegnata da un bambino di 5 anni. Ora prendiamoci una pausa costruendo qualche bell'edificio, come un'arena per guardare combattimenti, una ferrovia che porti ad un altro villaggio eccetera. È ora di espanderci. Potremmo inglobare i villaggi vicini. Ad esempio potrei iniziare un processo per annettere questo villaggio, non molto lontano da Tauria. Voglio inoltre anche iniziare a preparare un'operazione militare contro l'avamposto qua vicino, che potrei magari trasformare in un'altra città. Ho costruito così un magazzino segreto e una caserma per preparare e gestire il mio esercito. Per creare un esercito non serve per forza essere in un mondo multiplayer. Ma potete crearne uno anche in single player, sia simbolico che reale. Possiamo ad esempio utilizzare i golem di ferro come fanteria, i golem di neve come alpini, i cavalli per la cavalleria e i cani come unità cinofile, poiché una volta addomesticati attaccheranno chiunque attaccherai te. Penso che sia arrivato il momento di conquistare quel tanto da noi ambito villaggio di Taiga. Ci basterà quindi armarci, prendere un vagone e percorrere la ferrovia. Una volta arrivati possiamo uccidere il golem di ferro e dare un nome alla città. Trovare un nome per questa città è stato parecchio difficile. Perciò ho dovuto cercare ispirazione dal latino come faccio sempre. Alla fine ho scelto il nome Obligno. E ho iniziato a costruire alcune strutture tra cui una grande bandiera che ho poi deciso di issare anche nella capitale. Per quanto riguarda la suddivisione amministrativa pensavo di creare uno stato unitario diviso in province. Per ora le uniche due province sono Tauria e Obligno. Ma si aggiungerà presto anche un villaggio che creerò vicino all'avamposto Illico una volta conquistato. Uno stato può essere unitario, cioè diviso in regioni abbastanza dipendenti dal governo centrale, federale, cioè diviso in territori che possono chiamarsi anch'essi regioni, oppure stati, oblast, province. O addirittura in soggetti federali che possono portare tutti questi prefissi, come nella Federazione Russa, che godono di grande autonomia dal governo centrale, una confederazione, in cui i territori sono ampiamente autonomi mentre il governo centrale ha molto poco potere, o volendo anche un impero, in cui c'è un preciso popolo, che abita in un territorio definito, che ne domina altri. È finalmente arrivato il momento di mettere la parola fine all'avamposto illico dall'altra sponda del fiume che bagna Tauria. Godetevi ora alcune immagini di battaglia.
Spero vi sia piaciuto questo momento cinema sulla conquista di Grisviglia. Ho iniziato anche a piazzare qualche struttura vicino all'avamposto. Ora parliamo un po' dell'economia. Un passo molto importante. Voglio creare un'economia basata sull'oro, poiché questo è divisibile e raramente viene utilizzato per forgiare armi o armature. Un lingotto si chiamerà scudo. E sarà divisibile in 9 nonus e moltiplicato per 9 in sesterzi. Curiosità. Proprio mentre montavo il momento cinema di prima è uscito l'aggiornamento di Minecraft della versione 25.4. E ciò spiega perché fino ad ora non avete ancora visto nessuno dei nuovi mob o dei nuovi oggetti. Prima di terminare il video vi volevo solo dire che non dovete essere per forza voi i capi di stato dei vostri paesi, potete anche creare una lore con personaggi immaginari inventati da voi. Un'altra cosa che vi consiglio è di creare un vostro calendario per quel mondo. Un calendario che uso spesso, ad esempio, è composto da 5 mesi da 10 giorni ciascuno, per un totale di 50 giorni. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi, così creerò altri video del genere. Ciao!